eccoci qui dentro il progetto di Logic. Abbiamo qui appunto le tre tracce di batteria. Ovviamente non sono solo queste tre le tracce di batteria registrate, perché come detto prima abbiamo qui, ecco qui nel progetto completo, quindi da cui sono partito, abbiamo tutte e 8 le 8 tracce che ho a disposizione, quindi gli 8 canali, le 8 entrate che ho a disposizione nell'interfaccia audio. E quindi qui ho registrato il tutto, praticamente tutte le tracce, e per avere questa batteria diciamo più vintage ho solamente preso i tre condensatori che sono Room, quindi il Sontronics STC10, questo, poi i due overhead RL, che invece sono i soliti JTS TX9. Quindi queste tre tracce le ho prese e le ho messe in un altro progetto, o perlomeno in un'altra alternativa chiamata così. Qui su Logic si chiama alternativa, quindi hai la possibilità di creare un'alternativa del progetto modificando plugin, impostazioni, l'environment, senza modificare quella precedente ovviamente, quindi tutto indipendente. Ok, quindi ora qui abbiamo solo il progetto che comprende i tre condensatori. Allora, quindi apriamo il mixer e vediamo come ottenere appunto questo suono più appunto più vintage. Innanzitutto voglio precisare che il suono vintage lo si ottiene intanto con una buona, o in generale un buon suono lo si può ottenere con una buona ripresa, quindi un buon posizionamento, quindi tutto quello che riguarda comunque un buon posizionamento appunto. Quindi per fare questo basta guardare le foto di prima appunto che riguardano il posizionamento dei panoramici, quindi come ho messo i panoramici. Ora gli diamo di nuovo un attimo uno sguardo. Perfetto. E poi oltre appunto al posizionamento dei panoramici, ora diamo uno sguardo pure a quello dell'STC10 accanto al timpano, per farci un attimo un'idea. Ok, bene. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa ho fatto realmente. Quali sono stati i ritocchi, a parte il suono già, diciamo, di partenza abbastanza vintage, ecco. Quindi ho ripreso molto la stanza, appunto sì, ho fatto suonare più che lo strumento, più che riprendere lo strumento direttamente, ho ripreso la stanza più che altro, quindi abbiamo un suono abbastanza grosso, diciamo, tra virgolette. Ok, andiamo a vedere cosa abbiamo appunto sul mixer. Abbiamo in tutti e tre i canali il gain, che non è altro appunto che il trim di Pro Tools, il plugin trim. Questo gain lo troviamo appunto qui in Logic Pro 10 su Utility, Gain. Vabbè, ovviamente mono, perché è una traccia mono questa. Tutte e tre sono tracce mono in realtà. Quindi questo per quanto riguarda la traccia room, il gain della traccia room. Il gain della traccia room è invariato, non l'ho toccato. Ho abilitato questo plugin perché pensavo mi servisse, ma alla fine poi mi sono accorto che tutto sommato non c'era niente da attenuare. Invece ho dovuto attenuare i panoramici di 1 dB, quindi meno 1 dB. E poi ho abbassato i livelli del volume a meno 0,5 per fare in modo che appunto la somma dei canali non andasse troppo oltre i meno 6 dB canonici
di livelli di mix, diciamo, non volevo superarlo per mantenermi poi la famosa headroom in caso di mastering successivo, come è stato, per portarlo poi a meno 0,1 dB come massimo limite, per evitare che clippi arrivando allo 0. Ok, adesso detto questo, vediamo le equalizzazioni, quindi vediamo tutto quello che riguarda l'equalizzazione diciamo eventualmente si può anche comprimere, però dato che si tratta di panoramici e ci sono di mezzo anche i piatti, non mi piace molto comprimere i piatti. Quindi generalmente quando microfono tutto, quindi quando ho tutta la batteria completa, i piatti non li comprimo mai, se non con o un compressore generale sulla batteria, oppure in fase di mastering col compressore per aumentare comunque o perlomeno per diminuire la gamma dinamica, quindi per aumentare tutto il volume generale della traccia. Quindi qui non ho compresso assolutamente nulla, ho semplicemente equalizzato. Ora, se noi andiamo a vedere qui sull'equalizzatore appunto del microfono della stanza, in questo caso room, vediamo, ci accorgiamo subito che ho dovuto intanto scavare i 125 Hz perché mi davano troppa risonanza sulle frequenze medio-basse. Poi i 60 li ho dovuti alzare tantissimo perché innanzitutto questo microfono appunto che avevo posizionato per la stanza, il solito STC10 della Sontronics, e praticamente questo microfono, a parte che riesce a prendere un bel range di frequenze, praticamente dai 20 Hz ai 20.000, quindi sostanzialmente come se fosse l'orecchio umano in pratica, che poi è questo dove sto parlando adesso. Niente, in buona sostanza questo microfono l'ho posizionato, come abbiamo visto nelle foto precedenti, accanto al timpano, è molto basso per prendere appunto, come ho detto prima, le frequenze basse. Nonostante ciò ho dovuto alzarle sull'equalizzatore appunto, però il risultato alla fine era quello desiderato. Sentiamo un attimo questa traccia senza l'equalizzatore. Eccola, questa. Questo senza l'equalizzatore. Adesso lo attivo e ascoltiamo la stessa cosa con l'equalizzatore. Ok, e così via. Quindi possiamo benissimo sentire che appunto sulla room non ho voluto tenere tutta la stanza perché già me l'hanno presa molto bene i panoramici messi su. Quindi la room in realtà mi serviva semplicemente per avere un po' di cassa in più. Infatti se ora andiamo un attimo a sentire solamente i panoramici
anche equalizzati. Ora infatti andiamo a vedere anche l'equalizzazione, però se andiamo un attimo a vedere i due panoramici, sentiamo che la cassa in effetti non c'è, perché sono messi molto alti per avere anche più profondità del kit. E così via. Quindi la cassa in effetti non ce l'abbiamo molto presente. Quindi solo avendo questo microfono in più ho potuto tirare fuori anche la cassa. Ovviamente sulla room c'è da dire che ho tolto le medie per non avere anche il rullante, troppo rullante, perché in effetti c'è il rullante qui nella room, però in effetti non dà molto fastidio, insomma. Ho appena la cordiera, diciamo, come se avessi ripreso anche il rullante un po' da sotto. Però è molto basso, chiaramente. Ho comunque le frequenze basse sotto. Ora, se ascoltiamo insieme, abbiamo abbastanza equilibrio comunque. Vediamo. Quindi ora ho la cassa. Infatti se ora riascoltiamo e tolgo la cassa si sente che manca comunque. Quindi così senza. Ora la inserisco. Quindi è chiaro, insomma, che grazie a questo microfono, appunto, quindi grazie a questo posizionamento in questo modo e questo tipo di equalizzazione abbiamo potuto tirare fuori la cassa. Quindi è chiaro che solo con due panoramici è abbastanza o perlomeno con due panoramici di questo tipo, quindi a diaframma stretto e comunque anche abbastanza economici, è difficile riuscire a tirare fuori un certo range di frequenze. Quindi, accoppiato comunque con un microfono di fascia buona di questo tipo, già ci proiettiamo in un'altra dimensione, tra virgolette, ecco. Quindi, questo è per quanto riguarda la room che dà appunto le frequenze basse che mancano in effetti se usiamo solamente i panoramici. Ora andiamo a vedere le equalizzazioni invece dei panoramici. Quindi intanto vediamo l'equalizzazione del panoramico sinistro.